Ciao ragazzi, sono Guido e questa è Inter Memories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Allora, questa è una delle prime magliette che ho ricevuto in regalo. Ero veramente piccolo, avevo tipo, non lo so, pochissimi anni. E me l'ha regalata il mio vicino di casa, perché lui comunque sta nel mondo, insomma, del calcio. E nulla, è una delle prime. Adesso mi sta quasi bene. Quando ero piccolo mi stava enorme, cioè c'entravo 3 volte. Però è uno dei primi ricordi che ho appunto dell'Inter e è una delle prime magliette, quindi nulla. Poi del grande Bob, quindi io quando ero quando ero più piccolo facevo la punta, quindi diciamo un po' mi piaceva mettermi sta maglietta e far finta di essere lui, ma in realtà non ero lui. Palla nello spazio per Bobo, Bobo solo, attenzione, porta vuota, attenzione Bobo, il tiro, e sono il centro, La maglia di Vieri non è perché lui fosse il mio giocatore preferito, ma è sicuramente uno dei grandi attaccanti della storia dell'Inter. La mia passione per l'Inter è nata da mio padre, che è un tifoso neanche sfegatato, siamo ai livelli della pazzia, lui è veramente un folle per l'Inter, quindi diciamo mi ha trasmesso questa passione e nulla, lo devo a lui, cioè la fede nerazzurra è tutto merito suo, insomma. Ho giocato tanti anni a pallone, da quando avevo 8 anni fino ai 18-20, poi purtroppo ho dovuto smettere, è una grande passione, però è subentrato altro e è andata bene così. La prossima maglietta è questa. Perché c'è scritto Filippetto? Diciamo che non c'è un motivo vero e proprio, nel senso a un certo punto il rituale per guardare le partite è sempre io, mio padre e uno dei miei migliori amici, ci vediamo a casa e guardiamo la partita. A un certo punto è uscita sta cosa che secondo qualcuno Darmian si chiamasse Filippo, ok? Matteo, ti chiedo scusa, però noi eravamo convinti tu ti chiamassi Filippo, quindi da lì quando vai sulla fascia, Filippetto, poi Roma è così, grossa, metti sta palla a mezzo. La passione per l'Inter è alimentata ogni giorno da mio padre, che comunque mi ha trascinato un po' in questo mondo. Io guardo l'Inter e sono contento se vinciamo, insomma. E, in concomitanza con col tifo per l'Inter, appunto, è nata la passione per la musica, che poi mi ha portato via dai campi di calcio e mi ha messo sui palchi. È stato per me una grande fortuna questa, ovviamente. Però nulla, insomma, per un breve periodo di tempo sono andate a braccetto sia la passione per la musica che la passione per il calcio, soprattutto il calcio giocato. E poi ho smesso e eccoci qua. Allora, prossimo oggetto è una foto, non so se si vede bene, è la foto di quando sono venuto qui per la prima volta, che penso fosse il 2021, adesso non ricordo, e comunque diciamo di base ero molto emozionato perché non ero mai stato qui, era la prima volta, e mi hanno dato il compito di palleggiare di fronte alle coppe. Ho temuto il peggio per un attimo, però poi comunque, dato che le mie doti calcistiche sono abbastanza elevate, me la sono cavata bene. E mi avete, non lo so, parliamo insomma in generale, regalato questa maglietta che conservo ancora a casa, la devo mettere in un quadro, però ancora non l'ho fatto, con il mio nome, quindi ce l'ho in mezzo a tutte le altre magliette dell'Inter, che ormai saranno 30-40, non lo so, e è stata una cosa molto figa per me, perché comunque venire qui, vedere i trofei, le magliette, è stato figo. Da quando faccio musica ho avuto modo anche di avvicinarmi di più al tifo, insomma io ero stato pochissime volte allo stadio e da quando appunto ho intrapreso i rapporti con l'Inter, comunque vengo spesso, quando sto a Milano mi fermo quasi sempre allo stadio, che è un'emozione indescrivibile, è veramente bello essere lì. Sono riuscito anche a
come dice, cioè prima magari ero anche meno tifoso, no? Adesso che comunque mi sono avvicinato, ho anche rapporti con alcuni dei giocatori, cioè, insomma mi sento ancora più dentro e cioè, nerazzurro fino alla morte a questo punto. Prossimo oggetto, foto. Espressione insomma abbastanza discutibile. Comunque questa era a Sanremo quando Ale mi ha mandato la sua maglietta e vabbè, con lui ci siamo conosciuti in pandemia perché lui mi ha scritto su Instagram tipo e io ho visto questo messaggio e ho detto cioè si è sbagliato, non avevo capito quale fosse bene, e invece poi da lì siamo diventati amici, ci siamo fatti pure qualche pranzo insieme in Warner dove lavoro io e nulla, questo insomma per dire che a Sanremo comunque ho avuto anche il supporto sia della squadra comunque che il suo in particolare, quindi magliette sue ce n'ho 3, 4, 5 che me ne ha mandate, quindi cioè Gigi per lui, Cico. Chi vedrei bene su un palco a cantare dei giocatori dell'Inter? Sicuramente Thuram, perché a parte che swagga veramente una cifra, pure in campo, non so perché, cioè comunque l'outfit è sempre quello per tutti e 11, però lui swagga di più dell'altri. E poi non lo so, c'ha il savoir-faire, tipo, lo vedo tipo un artista, non so perché, magari manco gli piace sentire la musica, però comunque non lo so, se dovessi essere su un palco metterei lui, cioè sicuramente caccerebbe qualche balletto, qualche skill sua, insomma, gli do fiducia. Allora, ultima foto. Anche qua espressione da rivedere. Tifare Inter sicuramente è gioie e dolori. Penso che molti artisti siano di fede nerazzurra perché il mio ragionamento è che l'arte nasce dal dolore. Siccome l'Inter è una squadra che de base ti fa soffrire, capito? Pure se giochi con l'ultima in classifica, tu stai là sul divano fino al 90° che soffri, cioè non te la godi mai, e quindi di conseguenza questo ti dà lo stimolo per creare dell'arte. Ecco, questo è il mio ragionamento. Allora, l'Inter per me è aggregazione e amore per il calcio. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita.